Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Lanciotti e qui siamo su mtbcult.it, che oltre ad essere un canale YouTube al quale vi chiedo di iscrivervi, è soprattutto un sito web, mtbcult.it, che esiste da oltre 10 anni. Bene, fatto questo piccolo preambolo, entriamo subito nei dettagli della Cannon del Moterra SL1, che è una bicicletta elettrica un po' particolare, diciamo un atto di coraggio da parte di Cannondale, perché è una bicicletta elettrica full power, quindi con uno Shimano EP801 da 85 Nm, però con una forte attenzione alla leggerezza, tant'è che questa qui in taglia M senza pedali, gomme tubeless, arriva a 20,2 kg, quindi è un peso estremamente interessante sul panorama in generale delle mountain bike full power. Come è riuscita Cannondale a contenere i pesi? Beh, innanzitutto lo ha fatto studiando un telaio che abbia un'adeguata resistenza strutturale, eliminando il pivot, quello che potremmo definire il giunto horse, sostituendolo con un sistema chiamato Flex Pivot che Cannondale utilizza anche su altri modelli, ad esempio sulla Scalpel. Soprattutto però per alleggerire la Moterra SL è stata dotata di una batteria Darfon, quindi non Shimano ma Darfon, comunque compatibile con l'ecosistema Shimano, da 601 Wh. E qui è il nodo cruciale, questo è diciamo l'atto di coraggio che ha fatto Cannondale, perché sostanzialmente 601 Wh, se ci pensiamo bene, sono pochi rispetto ad esempio a quanto propone Bosch, ma anche a quanto propone la stessa Shimano. Perché Cannondale ha adottato 601 Wh di batteria? Se guardiamo bene le statistiche diciamo, di utilizzo delle e-mountain bike, c'è da fare una considerazione. Io personalmente mi trovo spesso a tornare a casa con una carica residua della batteria che è abbastanza forte, diciamo un 20, un 30, un 35%. E parliamo di una batteria da 750 Wh che quindi potenzialmente mi avrebbe potuto far fare altro dislivello rispetto a quello che ho fatto, portandomi quindi dietro del peso inutilmente. Questa cosa qui è molto interessante e chiaramente limita, o meglio, richiede un'attenzione molto particolare nell'utilizzo della Moterra SL. Veniamo subito al dunque. Che tipo di risultati in termini di autonomia sono riuscito ad ottenere? Ebbene, questa è la spiegazione proprio chiara, diretta delle potenzialità di questa e-mountain bike. Prendete due uscite, quelle che state vedendo qui in sovraimpressione come risultati. La prima circa 2 ore con 1000 rotti metri di dislivello, entrambe hanno circa lo stesso dislivello, una 2 ore, l'altra 2 ore e mezza. Quella più breve l'ho fatta con le 4 modalità di assistenza che Cannondale mette in dotazione alla Moterra, e quindi prevedono comunque una spinta sulla seconda modalità piuttosto corposa. La prima uscita 85% con questa modalità qui molto energica, diciamo molto vigorosa, e su sentieri estremamente tecnici, quindi come quelli che state vedendo, hanno chiaramente bruciato subito la batteria. Questo è inevitabile, soprattutto se si considera che la mia corporatura, peso 85 kg, non agevola molto le cose, quindi da questo punto di vista bisogna tenere ben presente il peso del biker, ma ci tornerò più avanti. Altra uscita, ho usato le modalità, le 3 classiche di Shimano che ho impostato come state vedendo qui in sovraimpressione. Il risultato che ho ottenuto, tenendo presente che ho percorso l'uscita per un 80% circa in modalità eco, un'eco sì energica ma non troppo energica, e un 20% in trail, quindi mai boost. In quel caso lì ho fatto forse qualche decina di metri in più di dislivello, una mezz'ora in più di pedalata e batteria residua a 24%, quindi all'incirca siamo lì. Cosa succede però? Va detto questo, che dopo 2 ore, 2 ore e mezza, magari sarei potuto arrivare anche a 3, va detto che mediamente quella è la durata tipica di un'uscita con una e-mountain bike. È chiaro, se io volessi allungarla, e qui entriamo nell'altro dettaglio, ovvero le cose che su questa bicicletta qui un po' meno mi hanno convinto. Poi chiaramente ci sono anche quelle che mi hanno convinto e non sono poche, però innegabilmente questa e-mountain bike qui richiede un po' di una buona consapevolezza di che tipo di biker uno è e come utilizza la e-mountain bike,
tenendo presente che, e questo è un altro aspetto che forse non mi convince troppo, non è previsto neanche il range extender come opzione. Perché? Perché questa bicicletta qui è così. Lì ci deve essere la borraccia, un range extender aggiungerebbe ulteriore peso, secondo Cannondale, motivo per cui si è pensato di non dotarla di questa batteria aggiuntiva. Fra le cose che non mi hanno convinto troppo, sono poche in realtà, c'è lo sportellino per la ricarica della batteria, che probabilmente è un problema di questo esemplare qui, che è una preserie. Non sono ben riuscito a chiuderlo, tant'è che ho dovuto nastrarlo per evitare che ci si infilassero sporcizie, fango, detriti e rendessero impossibile la ricarica della batteria. La sospensione posteriore, e qui diciamo entriamo in quello che è la parte che più mi ha convinto. La sospensione posteriore fondamentalmente non fa rimpiangere l'assenza di un vero giunto Horst, perché comunque funziona bene, riesce ad essere molto sensibile alle piccole asperità. Posso dire che semmai magari ha una tendenza verso il fondo corsa che la rende un po' troppo progressiva. Oggi ad esempio gli ho dato, guardate il testimone dove è arrivato, ma questa qui è una caratteristica che mi piace molto della bici, perché è estremamente agile, e lo è per 3 motivi sostanzialmente. Il primo, la leggerezza, certo, inficia molto su questo aspetto. La geometria, 62 gradi e mezzo di sterzo in abbinamento ad una forcella da 160, è qualcosa che sul mercato delle mountain bike in questo momento, al momento, non ha eguali, soprattutto considerando questa leggerezza. Quindi da questo punto di vista qui Cannondale ha fatto davvero un ottimo lavoro. Ruota posteriore da 27,5 che innegabilmente amplifica e migliora molto la facilità nello spostare la ruota anteriore, soprattutto in uscita di curva, in ingresso, sempre, quando serve sostanzialmente. L'allestimento molto raffinato, non c'è nulla davvero che non mi abbia convinto. La trasmissione SRAM Transmission, XO Transmission è davvero spettacolare su questa tipologia di bici, nulla davvero da dire. Quindi a chi la consiglio? La Cannondale Moterra SL1, vi dirò anche fra poco quanto costa, è una bicicletta molto particolare che è sicuramente molto raffinata, e io personalmente la vedo come una mountain bike pensata magari per chi ha una corporatura un po' più leggera, diciamo sotto i 70-75 kg, perché sotto quella soglia di peso, se si ha un minimo di allenamento, si riescono a fare uscite anche molto impegnative, anche più lunghe di 3 o 3 ore e mezza. Quindi ecco, questa cosa qui è assolutamente da considerare. Chi invece ha una corporatura un po' più massiccia, tipo la mia, che sono sugli 85 kg come vi dicevo, probabilmente una batteria più capace sarebbe da considerare, a meno di non accettare il fatto che si stanno facendo uscite più brevi e si vuole premiare proprio l'agilità. Agilità che, ve lo dico, mi ha davvero entusiasmato. È un pacchetto molto davvero entusiasmante. Entusiasma meno il prezzo. 9.999, circa 10.000. Psicologicamente siamo sotto la soglia dei 10.000, ma conta poco. Il punto è che oggettivamente non costa poco. Certo, c'è la garanzia a vita, ci sono tante caratteristiche che rendono questa mountain bike molto raffinata. Quindi qui bisogna fare un po' un ragionamento di questo tipo. Parliamo di Cannondale. E personalmente vi dico che questa Moterra è molto più originale, con un'anima, con un carattere, rispetto a tante altre mountain bike che si vedono nel nostro panorama in questo momento qui. È molto diversa dalla primissima Moterra, non so se la ricordate. Questa ha, diciamo, un'indole più raffinata e anche più, chiaro, moderna. Siamo nel 2024, va da sé che sia più moderna. Bene, questa è un po' la mia disamina della Cannondale Moterra SL1. Se avete altre domande, scrivetele nei commenti e restate sintonizzati su MTB Cult. Vi chiedo di iscrivervi al nostro canale se non l'aveste già fatto e di continuare a seguirci ogni giorno su mtbcult.it. Alla prossima!